È il 7 agosto 2019. Sono le 7 di sera. E come al solito a quell'ora, decine di persone corrono su e giù lungo l'acquedotto costruito 2000 anni fa dall'imperatore Claudio. Siamo a Roma, in zona Cinecittà. Quella sera lì c'è anche il capo ultras della Lazio, Fabrizio Piscitelli, detto Diabolic. Fabrizio Piscitelli deve incontrare una persona, ma è in anticipo, e quindi si siede su questa panchina insieme al suo bodyguard cubano. Aspetta. Probabilmente nemmeno si accorge quando un uomo vestito da runner gli si avvicina alle spalle. È stato ucciso nel Parco degli Acquedotti, periferia sud di Roma, Fabrizio Piscitelli, più noto come Diabolic, storico capo ultra della curva nord della Lazio, è stato raggiunto da un colpo di pistola sparato all'altezza dell'orecchio. A sparare sarebbe stato un uomo vestito da corridore a capo coperto. Un'esecuzione in piena regola. Muore così Fabrizio Piscitelli. Li ricorderemo così. Che per trovare un'identità mai avuta si sono appropriati dello stemma del comune della nostra città eterna. Li ricorderemo così. Fabrizio Piscitelli ci piace ricordarlo così. Vestito da prete mentre celebra i funerali dei rivali romanisti dopo la vittoria della Coppa Italia. Alle sue spalle tutto il suo seguito. Era il 2013. Del resto, questo era, almeno ufficialmente, Diabolic. Un personaggio sopra le righe, a capo della frangia più estrema della curva nord della Lazio, gli irriducibili. E questo nonostante pochi anni prima avesse tentato di far comprare la sua squadra del cuore dalla camorra. Questo perché Fabrizio Piscitelli non era solo un capo ultras, era molto di più. L'ascesa di Diabolic è stata definita prodigiosa negli ambienti della malavita romana. Ad introdurlo nei giri che contano è stato Gennaro Senese. Già nei primi anni 90, secondo il Gigo della Finanza, Diabolic e Senese avevano chiuso un accordo per l'importazione di eroina e hashish con il clan Abate di San Giorgio a Cremano. L'asse con Piscitelli nasce perché chi compra all'ingrosso ha bisogno di vendere al dettaglio. E a Roma, si sa, le piazze di spaccio non mancano. Seguendo le tracce di Fabrizio Piscitelli, Diabolic e dei suoi soci, arriviamo fino a qui, a Tor Bella Monaca. E come sempre di mezzo c'è la droga. Se c'è un quartiere dove tutti i clan mafiosi convivono, è Tor Bella Monaca. Qui i volti dei boss campeggiano su tutti i muri. I nomi che contano sono Sparapano, Crescenzi, Nastasi e Cordaro. Ma soprattutto qui si sono insediate da tempo e hanno imparato a collaborare le mafie tradizionali. Ci sono le Ndrine calabresi, le famiglie di Cosa Nostra e i clan camorristici. Il più eccellente, i Moccia, una famiglia originaria di Afragola e insediata a Roma negli anni '80. La testa di ponte della camorra a Roma per un ventennio è stata affidata a Michele Senese, detto Pazzo, perché usciva di galera grazie ai certificati di semi-infermità mentale. Lui è stato il garante di Fabrizio Piscitelli, Diabolic e del clan Moccia. Anche se non sembra, tutto è cominciato in quel capannone.
Questo era un centro di distribuzione di hashish e cocaina del potente clan senese e fino al 2013 Fabrizio Piscitelli veniva a rifornirsi qui e da qui è cominciata la sua ascesa. Salve, noi stiamo facendo un documentario su Diabolic. No, guarda, lasciate, già hanno fatto pure di merda, mi hanno fatto mando, io senza motivo. Ah, te t'hanno coinvolto poi Sì. su. Mi hanno fatto 4 anni la prima volta e mi hanno rincoso un'altra volta e mi hanno accusato. Però t'hanno trovato qui. Le pistole all'epoca. E neanche le mie, ho pagato 2 armi, ho pagato 2 pistole, ho pagato io. Perché nelle carte dice Michele Senese e Diabolic si incontravano qua per lo smercio Ma di... che cazzo ha mai visti qua? Ma qua, 200 euro di droga, qua. Io sono 200 euro di droga, no? Andiamo a carcere subito, ce l'ho qua, no? Perché lui te veniva ai macchine. Non è mai venuto qua da me, oh! A moglie fu una volta, tu da me, quello qua, fisicamente qua, non è mai venuto. Fabrizio perché c'era il negozio a Morena, io abitavo a Morena, c'avevo giù casa mia, il negozio di Fabrizio, non c'era cosa dalla Lazio. Era stato pure un delinquente Fabrizio, però io ho conosciuto e abbiamo persone, non mi è sempre comportato bene. Ah, lui c'ha la faccia, eh? Oh, se bipolare era. Però dico, a me è sempre comportato bene, ma sempre pagato. Non mi ha rotto il cazzo. Io chiamavo pure la via, la smart della via, gli riparavo io la smart della via, quando il padre stava carcerato. Perché c'avevano soldi, vabbè, me la faccio io, stavano sti cazzi, poi mi ero Non c'avevano i soldi. vabbè, c'avevano che erano sequestrati, che io cazzo in alto, vabbè, ti sappi, poi un altro tuo marito, fammi la faccio. Io infine sempre la moglie. Io ho portato a casa una abitata qua sotto Corta Ferrata, e ecco dalla macchina, e me ne sono nato. Ecco il ricordo che c'avevo Diabolico io. E poi loro il delinquente ero io alla fine. Hanno fatto, non si sono stato 80 persone hanno preso, 78 quanti cazzo sono. E invece che gli ha ammazzato Diabolico, mi sono. Lo stesso che ha protetto forse ha dato luce verde per farla Così ammazzare. dicono, non ha portato il albanese, dicono loro. No. Ma è tutta albanese la roba loro. È morto Fabrizio, è arrivato in cazzo in Italia dalla Spagna. I canali sono chiusi, tutti gli albani arriverà la roba saliva. Roma Nord, Bufalotta, Colli Aniene, San Basilio, Torbella Monaca, Tuscolana, Romanina, Borghesiana, Primavalle, Ostia fino a Frascati. Al suo apice tutti compravano da Piscitelli e soci per poi rivendere nelle piazze di spaccio di Roma e provincia. Ma il punto più alto della carriera criminale di Diabolic, se così si può dire, è il meeting al ristorante Oliveto del 2017. Quel giorno Diabolic si siede al tavolo con Salvatore Casamonica per mettere fine alla guerra di Ostia. Sì, vabbè, qua risolvevo questa cosa, anche perché non conviene a nessuno, penso io, no, Fabio? Bravo, Però poi devono fare i bravi davvero. Io no, io ci mi metto Capisci, però ti ripeto, Fabio, sappi che noi e te ci stiamo a mettere in mezzo per far da avanti. Quel giorno, a quel tavolo, c'era anche l'avvocato di Piscitelli, Lucia Gargano. Scusa se siamo piombati qua, però io ti conosco, tu mi conosci. Anche sì. Come va la vita qui? Tranquilla. Più tranquilla di Roma? Arrestata per concorso esterno per associazione mafiosa, proprio per aver partecipato al summit dell'Oliveto. Ti va di tornare indietro a quei giorni in cui hai visto le tue foto sulle prime pagine dei giornali, a quegli articoli un po' sensazionalistici? Come stavi? Male, soprattutto mi facevano strano le parole che venivano usate, Per esempio? tipo plenipotenziaria del clan. A te veniva attribuito questo. Avvocato degli Spada, nello specifico di Carmine Spada Romoletto, quindi il reggente del clan, e persona estremamente vicina a Fabrizio Piscitelli. In quel momento c'era una guerra e quindi sei stata indicata come il trade union, il ponte perfetto per fare da tramite. Uno, non ero il legale degli Spada, quindi già questo è una cosa sbagliata. Tu andavi spesso in visita a Rebibbia e incontravi anche esponenti degli Spada. Sì, solo uno ho incontrato. Ottavio. Sì, ma come sostituto processuale e per parlare esclusivamente di cose processuali. Però esserti trovata a quel famoso pranzo a Grottaferrata sancisce questo ruolo di mediazione che tu avevi. Allora, io non avevo nessun ruolo di mediazione. Io mi sono trovata lì per caso, perché dovevo prendere un incarico da Piscitelli, in particolare dalla moglie. Comunque come Però tu a persone un certo punto ti sei trovata seduta al tavolo dove c'eri tu, Casamonica Salvatore, Fabrizio Piscitelli e poi anche Petocu l'albanese, Sì. più un confidente, un collaboratore del Gigo della Finanza. Sì. Cioè, una tavolata particolare. Le Quand'è persone che c'erano hai non le conoscevo, quindi non è che mi si presentano con la carta d'identità e il casellario giudiziale
Per me era un signor Salvatore qualsiasi, un signor Domenico qualsiasi. Come hai fatto a non riconoscere Salvatore Casamonica? Ma non lo conoscevo Salvatore Casamonica. Cioè, Lo conosco io che non l'ho mai incontrato e la saprei riconoscerlo dalle foto. e io all'epoca non lo conoscevo. C'è un momento in cui si dicono lì a Ostia si stanno ammazzando. Non me la ricordavo che avessero parlato di questa cosa. Due persone che stanno dall'altra parte del tavolo parlano di una cosa. Quindi tu posso anche non averne non hai contezza. colto che No. stavano No, decidendo per stabilire una pace rispetto alla guerra di Ostia. Assolutamente. Questa Questa cosa è la loro cosa. la fanno vedere come una cosa che è stato l'argomento del pranzo, quando in realtà ne parlano per 2 minuti contati, 2 minuti contati. Il Diabolic che raccontiamo noi è un narcotrafficante internazionale. Non ti sei avvicinata troppo? Io i rapporti con Diabolic, cioè nel senso con Piscitelli, li ho avuti anche a livello familiare, quindi comunque ero coetanea delle figlie, magari, sai, sono andata al centro estetico, una ragazza, cioè, non so... Cosa hai pensato quando hai letto del suo omicidio? Cosa hai pensato? Sono rimasta male, ho pensato alla sua famiglia, e al fatto che era morto, che era stato ucciso un padre di famiglia. Finisce così, a 53 anni, fra cori e saluti romani, la traiettoria di Fabrizio Piscitelli, ammazzato il 7 agosto 2019 al Parco degli Acquedotti in zona Cinecittà, storica roccaforte dei napoletani di Roma, i Senese e i Moccia. Ucciso Diabolic, crolla con lui la sua organizzazione. 51 ordinanze con sequestri nel corso dell'indagine per 60 kg di cocaina e 3.800 di hashish. Il ruolo di Fabrizio Piscitelli era un ruolo, di vertice, nella misura in cui possiamo dire che il Fabietti era il suo braccio destro. A pochi mesi dalla sua morte viene arrestato il suo braccio destro, Fabietti. Quando i finanzieri del Gico lo vanno a prendere a casa sua, Fabietti scappa in pigiama sui tetti per paura di essere ammazzato. È così agitato che gli agenti, prima di arrestarlo, devono mostrargli i tesserini. L'organizzazione criminale di Piscitelli e di Fabietti ormai aveva acquisito una forza sul territorio non indifferente. Numerosissime sono le conversazioni, ad esempio, di Fabietti, dove lui tranquillamente affermava: io se voglio la do a tutta Roma. Acquistandone tanta, il prezzo scende. Cioè, se sul mercato romano comunemente un chilo di cocaina valeva 40.000 euro e rotti, Loro sono riusciti anche ad acquistarli in alcuni casi a 22, a 23, ma tendenzialmente intorno ai 26, 27. Quindi è una scomposizione del mercato hanno creato. Un inquinamento del mercato illegale, perché poi non veniva rivenduta al prezzo solito, veniva venduta a un prezzo più basso rispetto agli altri. Era un principe. Era un principe. Ma voleva farsi re, è questo che ha pagato Piscitelli? È una chiave di lettura questa. Omicidi del genere, pieno giorno, con un runner, in un parco, alla presenza di eventuali tantissimi testimoni, non è frutto di improvvisazione. Ha bisogno di una luce verde, di un'autorizzazione dall'alto. Ha necessità assolutamente di una luce verde. E poi c'è un altro concetto sul Roma e sul Lazio in genere. Qui si vive in un regime di mutua assistenza mafiosa, di mutua assistenza criminale, cioè vanno a braccetto. L'importante è fare soldi insieme, per far movimentare denaro, per reimpiegare il denaro proveniente da proventi illeciti. Questo vale sia nel settore della criminalità organizzata sia nel settore del narcotraffico.
Se il canale vi piace e volete rimanere aggiornati sui nuovi argomenti che andremo a trattare nel tempo, iscrivetevi, a voi non costa nulla, ma per noi è molto importante, per migliorare sempre di più i contenuti da pubblicare. A presto amici, molto presto.